Bentornati nel forum. Sì, per l'occasione mi sono agghindato un pochino in stile Hobbit, sarebbe stato carino averci la pipa per creare appunto l'effetto un po' Bilbo Baggins, però qui nessuno nel forum fuma, purtroppo per fortuna direi, quindi più per fortuna che purtroppo. Comunque, dopo il nostro unboxing dello starter set dell'unico anello, abbiamo deciso di portarvi di conseguenza le recensioni di entrambi i prodotti, come qualcuno di voi tra l'altro giustamente ci aveva gentilmente chiesto. Mi rendo conto che per tutti quelli che hanno già visto quella live questo video potrebbe risultare in qualche modo un po' ripetitivo, d'altra parte in quella stessa diretta ne abbiamo dette di cose, e però ci sono stati anche tanti che ci hanno chiesto quali fossero le differenze rispetto alla prima edizione dell'unico anello, perché ricordiamolo per i neofiti, questa è la seconda. E anche se alcune differenze già si possono notare qui dentro, ritengo che ci sarà il modo di approfondirle più nel dettaglio nella recensione del manuale base vero e proprio, quindi vi chiediamo ancora un po' di pazienza. Comunque, anche se in qualche modo dovesse risultarvi un po' ripetitivo, ora che l'ho letto ritengo che però ci sono anche delle interessanti considerazioni da fare. Dunque vediamo insieme lo starter set dell'unico anello, sviluppato da Francesco Nepitiello e Marco Maggi, storici autori della prima edizione, ed edito dalla Free League Publishing. In questo momento che stiamo registrando, la Need Games si sta occupando dell'adattamento in italiano dell'unico anello e della sua futura distribuzione qui nel bel paese, e per questo allora abbiamo deciso di lasciarvi qui in descrizione il link al loro sito, nel caso vogliate anche intanto preordinare l'edizione italiana. Per quanto mi riguarda, recensire uno starter set significa valutare se i suoi contenuti siano sufficienti per darci un primo sguardo del gioco e se le regole riassunte che contiene possono essere apprezzabili tanto dai giocatori neofiti quanto da quelli esperti. So che per valutare un sistema in realtà andrebbe fatto nella sua interezza, ma come abbiamo detto prima, oggi non siamo qui per quello. Quindi prendete tutto quello che dirò come un commento contestualizzato solo a questo set e quindi in qualche modo parziale. La prima cosa da dire è che questo set è stato pensato per farci vivere avventure solo all'interno della contea, quindi dal sapore in qualche modo un po' più scanzonato rispetto alla grande epica del mondo di Arda e della Terra di Mezzo, e questo in realtà in maniera molto sensata, perché tutte le grandi avventure dello Hobbit e del Signore degli Anelli hanno avuto inizio per l'appunto nella contea. Quindi diamo insieme uno sguardo al contenuto della scatola. All'interno troveremo prima di tutto un set di dadi con le specifiche rune per giocare all'unico anello, le carte delle armi e le carte di posizione, e giustamente un piccolo catalogo della Free League, la mappa bifronte della contea e dell'Eriador, 5 schede dei personaggi giocabili, e infine il manualetto delle regole della contea e delle avventure. Riguardo al regolamento faccio prima dirvi quali regole sono incluse, tutto il resto sta nel manuale base. Ovviamente la risoluzione delle azioni, ovvero si tira un dado a 12 facce più un certo numero di dadi a 6 facce a seconda del punteggio che abbiamo nell'abilità, e bisogna uguagliare o superare un numero bersaglio target number che dir si voglia, più ci saranno le rune come quella di Gandalf, l'occhio di Sauron, o se non ricordo male la runa di Elrond, che ci garantiscono o successi bonus o fallimenti. Seguono ovviamente le descrizioni delle abilità, della resistenza e della speranza, ovvero che la prima ci fa da punti ferita, la seconda invece rappresentante la volontà, la forza spirituale del personaggio, ci può garantire successi bonus o può attivare determinate virtù, quindi il valore, la saggezza e tutti i vari oggetti utili. Benché non siano presenti le regole del viaggio, e come nel manuale base direi giustamente perché presuppone che giochiate come detto prima soltanto nella contea, nel manualetto della contea però troverete
una serie di tabelle con eventi casuali che potrebbero avvenire, peraltro che a seconda della stagione o dell'evento in sé per sé potrete accumulare punti fatica dei vostri personaggi, quindi in qualche modo avremo sempre la nostra dose di avventure o disavventure. Le regole del combattimento sono state ugualmente riassunte e devo dire però l'ho trovate un po' più dettagliate, direi giustamente, rispetto alle regole del viaggio. Come potete immaginarvi, non è prevista la morte fisica dei personaggi pregenerati all'interno dello starter set, né in realtà sarebbe previsto l'utilizzo delle carte di posizione, benché siano incluse. Infatti indica che andrebbero usate col manuale base, ma tuttavia io ritengo che possiate usarle benissimo, anche perché sopra sono descritti i vari effetti che avete a seconda della posizione del combattimento o del ruolo che occupate all'interno della compagnia. E in realtà ha anche abbastanza senso che possiate utilizzarle, perché a quel punto che senso avrebbe avuto averle messe dentro lo starter set? Vi dico la mia: il presupposto è che in realtà voi passaste prima dallo starter set, poi al manuale base, portandovi dietro dal primo alcuni elementi utili, come per esempio appunto anche la mappa bifronte della contea e dell'Eriador. Devo dire che il manualetto della contea è un ottimo approfondimento su tutto ciò che riguarda quest'area, soprattutto per quelli che non ne conoscono la lore oppure si sono limitati soltanto a vedere i film. Vengono infatti esplorate la storia della contea con i suoi 4 decumani, i villaggi, il comportamento tipico degli abitanti, che non è così esattamente identico a seconda di dove ci troviamo di villaggio in villaggio. Poi ovviamente i personaggi più famosi, le terre di Buck, la vecchia foresta e, immancabile ovviamente, il misterioso Tom Bombadil. Per chi non conosce l'universo tolkieniano, direi che questa è un'ottima apripista per questo mondo e i vecchi fan ne resteranno sicuramente molto soddisfatti. All'interno di questo manualetto sono previste 5 avventure da giocare o singolarmente o una dietro l'altra, a seconda di come preferite, e perfettamente allineate con il clima allegro della contea, dove il massimo del pericolo che vi può capitare può essere inseguiti da dei cani da guardia, un lupo feroce della vecchia foresta o, come è previsto all'interno di un'avventura, avere a che fare con un troll delle caverne impazzito. Ciò nonostante, a mio avviso, non mancano gli elementi per crearsi la propria avventura Hobbit, basta saperli trovare all'interno dei 3 manuali. Sapete cosa? Forse una piccola differenza rispetto alla prima edizione già ve la possiamo dire. Praticamente per il tiro delle abilità non avremo più un target number generico che, se non sbaglio, era il 14 o comunque quello che ci dava il maestro del sapere a seconda della difficoltà e della situazione, bensì ognuno dei personaggi pregenerati o comunque dei personaggi che creerete voi giocando all'unico anello avrà il proprio target number da dover eguagliare o superare in base alla caratteristica che sta usando. Quindi se ad una, per esempio, avete valore 12, vuol dire che dovete fare da 12 in su per riuscire in quella prova. Un dettaglio che ho veramente apprezzato, come dissi anche in live, è il fatto che nei fondi della scatola sono stati stampati un riassunto del regolamento e la mappa in miniatura della contea, in modo che possiate utilizzarli anche come schermo del maestro del sapere durante delle sessioni. Quindi in sostanza dello starter set utilizzerete tutto. Chi ha visto la live dell'unboxing si ricorderà anche di questa espansione di Gran Burrone, tuttavia non è prevista questa nello starter set, la potete acquistare a parte insieme allo schermo del maestro del sapere, giusto per essere più specifici. Veniamo quindi alla parte più importante. Per chi è questo starter set? A quali giocatori io mi sento di suggerirlo? Sicuramente soddisfa tutti i criteri necessari a renderlo adatto ai neofiti o chi si approccia comunque per le prime volte al mondo del gioco di ruolo. Le descrizioni sono semplici e veloci e il regolamento è di facile apprendimento. In effetti, ai neofiti totali del gioco di ruolo io suggerirei di provare prima questo starter set, perché nel caso passiate subito al manuale base rischiate, secondo me, di trovarvi tra le mani una mole di elementi veramente molto grandi che potreste rischiare di non utilizzare mai nel caso il gioco non vi avesse convinto fino in fondo. Mi sento di suggerirlo anche a quei giocatori con un po' di esperienza che magari non hanno il tempo di organizzare una campagna troppo lunga o che si ritroverebbero a giocarlo soltanto una volta ogni tanto, quindi in questo caso credo che vi basta semplicemente i contenuti dello starter set per avere delle sessioni divertenti. Ovviamente suggerisco anche agli esperti, ai veterani,
veterani dell'Unico Anello e ai giocatori di ruolo più navigati, che sicuramente non possono farsi mancare questo come pezzo da collezione, soprattutto perché gli oggetti che contiene hanno, dal mio punto di vista, un grande valore collezionistico. Davvero vorreste rinunciare a queste bellissime mappe e alle schede dei personaggi pregenerati, personaggi canonici come Bilbo Baggins, Balin e i vari genitori di Merry, Pipino e Frodo? Con questo è tutto, io vi ringrazio di averci seguito fino a questo punto, ringraziamo ovviamente la Free League, in particolare il suo manager delle pubbliche relazioni Boel Borman, che ci ha dato modo di potervi recensire lo starter set. Cercheremo il prima possibile di portarvi anche la recensione del manuale base dell'Unico Anello e non vediamo l'ora, perché siamo tutti grandi amanti di Tolkien qui nel forum. E per il resto, se questo video vi è piaciuto o se non l'avete ancora fatto, io vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un mi piace e a condividere questo video, e se volete vi invito anche a passare dalle nostre altre pagine social, dalla nostra pagina Facebook, se volete seguirci su Instagram, e vi invito inoltre a unirvi anche al nostro gruppo Telegram, dove potete fare qualche chiacchiera più in tempo reale con noi sul mondo del gioco di ruolo. Daniele dal forum Sentenzia e per questa volta dalla Contea chiudo.